Buongiorno a tutti qui da Radio Rossonera. Dovevano esserci le pagelle e dovevano esserci sicuramente le pagelle, visto che c'era una partita da commentare con i voti ai giocatori, ma ho pensato di fare qualcosa di diverso, quindi non di commentare le singole prestazioni, lo faremo, ma di fare una sorta di piccolo editoriale, perché credo che la sconfitta che è maturata ieri sera a Parigi meriti qualcosa di diverso rispetto alla parata di Maignan, piuttosto che lo stop sbagliato, il gol mangiato, la chiusura errata, eccetera, eccetera. Credo che il discorso sia molto più ampio e che abbia anche delle riflessioni da fare un pochino più profonde rispetto a un singolo voto. Innanzitutto grazie per aver scelto di seguire il post partita ieri sera in tantissimi, quindi grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie a quelli che metteranno like a questo video, che si iscriveranno al canale, che si sono iscritti, che si abbonano, insomma, a tutti quelli che ci seguono quotidianamente, quindi mettete like anche a questo video, perché ci aiuta veramente, ma veramente tanto a far girare questi video, questo nostro canale, queste anche vostre riflessioni, visto che il telefono è aperto e quindi potete essere voi stessi gli attori di questo canale. Detto ciò, la partita di ieri è stata brutta, è stata una brutta partita. Il Milan l'aveva anche approcciata in una maniera buona, ha fatto anche un 20-30 minuti di buona aggressione, però il Milan ha dimostrato ancora una volta di suonare uno spartito, di saper suonare un solo strumento, di andare a recitare un solo e soltanto copione. Quello che ormai da almeno 2 stagioni, forse 3, a questa parte recita il Milan, partita dopo partita, domenica dopo domenica. Una squadra che tende a essere aggressiva in campo, a essere alta, a esporre rischi ai propri difensori centrali, che ci sia davanti la squadra che sta per retrocedere oppure il Paris Saint-Germain di Mbappé, che ci sia davanti l'Inter che ti fa molto male in ripartenza, piuttosto che invece il Torino, che si espone a questo rischio pari a te e infatti a parità di rischi emerge la tua maggior qualità. Il fatto è che il Milan non riesce ad adattarsi o non vuole adattarsi a questo punto all'avversario, cosa che hanno sempre fatto anche tutti i grandissimi Milan del passato. Non per forza bisogna sempre recitare a un solo copione. Come abbiamo detto nel post partita, il Milan di Carlo Ancelotti, che è stato forse l'ultimo grandissimo Milan, anzi senza il forse, è stato l'ultimo grandissimo Milan, si adattava all'avversario, si adattava anche alle caratteristiche dei propri giocatori. Se aveva bisogno di un terzino di copertura, metteva il terzino di copertura e finiva lì. Se doveva fare 4-4-2 perché con la partita si arrivava al pari, 4-4-2 e finiva lì. Se aveva bisogno di giocare con 2 tre quarti, non con 2 punte, giocava con l'albero di Natale. Ci si adatta, non per forza si va dritti per dritti a schiantarsi. Se davanti non c'è nulla, perfetto, ma se c'è un muro, ci si va a sbattere. E questa cosa purtroppo il Milan la sta facendo da tanto tempo a questa parte. Cosa che sta facendo anche emergere qualche dissapore, come abbiamo visto ieri Davide Calabria, che ha detto che abbiamo affrontato questa squadra un po' troppo alta e un po' troppo sbilanciata. Perché i giocatori sono i primi che se ne accorgono e perché sono i primi che pagano dazio, come ha pagato dazio in un paio di occasioni Malik Ciao e in questa partita ha ripagato dazio perché è stato ammonito subito e all'intervallo è dovuto uscire, così come hanno pagato altri suoi compagni in passato, Tomori l'anno scorso, per andare avanti Simon Kier, insomma tutti quelli che sono stati impiegati in quella posizione ogni tanto, soprattutto quando la qualità si alza, pagano dazio e quindi così evidentemente non si può andare avanti, bisogna sicuramente cambiare qualcosa. Come bisogna cambiare qualcosa nell'atteggiamento di qualche singolo, come ha detto Davide Calabria, che l'ha detto in pubblico, chi non ci crede è meglio che stia a casa. C'è qualche giocatore che sta giocando palesemente sotto quelle che sono le sue qualità personali e così non va bene. La Champions League per tutti richiede un livello sicuramente più alto, un livello maggiore, qualcosa che va più e che, diciamo così, abbiamo sempre apprezzato il Milan perché a un certo punto in Champions League, quando serviva, faceva girare la rotella. Dal 60% andava al 90% delle proprie capacità. Le partite erano diverse, proprio il Milan stesso le rispettava di più e le giocava in maniera diversa, perché è la Champions League che è diversa. Il Milan invece gioca sempre uguale, che sia come detto una provinciale che sia la Champions League, uguale.
rispetta la partita nel modo esatto come puoi rispettare una partita di campionato in mezza classifica, e queste cose non va bene, perché come abbiamo visto purtroppo becchiamo anche male, cosa che ci ha fatto andare in grandi difficoltà anche lo scorso anno. A me sembra che questa squadra ci stia troppo appoggiando a quelle che sono le idee del singolo, ma da tanto tempo a questa parte. Mi spiego meglio. Abbiamo apprezzato per un anno e mezzo, lo spirito anche innovativo del Milan di Stefano Pioli. L'abbiamo apprezzato nei primi 6 mesi del 2020, quelli non successivi al calendario, ma i primi 6 mesi concreti, quelli che erano stati quel febbraio prima della pausa per il Covid e poi da giugno in poi, e i primissimi mesi del campionato 2021. Quello è stato sicuramente il Milan migliore, quello più propositivo, quello nuovo, quello scintillante, quello che stupiva anche gli avversari prima che noi stessi, e che si adattava, aveva degli adattamenti anche agli avversari, che studiava ed era difficile da essere studiato. Un Milan che poi pian piano, anche perché doveva portare a casa un risultato, soprattutto nella seconda parte, ha iniziato a appoggiarsi ai singoli, soprattutto Rafael Leao e Teo Hernandez, poi anche Olivier Giroud e agli altri della squadra. Problema grosso, che il Milan non ha più avuto una spinta innovativa anche secondaria, non c'è stata una seconda ventata, non c'è stato un altro Milan. Il Milan è andato avanti così, per moto di inerzia, anche l'anno scorso. È andato avanti di inerzia dopo aver vinto il campionato, facendo 3-4 mesi di stagione dove è rimasto aggrappato al Napoli, e poi alla difficoltà principale, soprattutto all'interno del gruppo, perché io non me lo dimentico, sicuramente quei 2 tiri punitivi per il Milan, quei 2 mesi di gennaio e febbraio dove è andato completamente in difficoltà, e probabilmente lì le cose dovevano cambiare, a prescindere da poi come sono state risolte. Ma soprattutto non dimentico quello che il Milan non ha nemmeno tentato di proporre quest'anno. La ventata, diciamo, nuova di quest'anno, c'è quella sorta di 5-5 durato lo spazio di una partita e mezza, forse 2, se vogliamo essere generosi 3, perché in realtà è un sistema di gioco leggibilissimo, è un sistema di gioco che non porta a grandi risultati, perché è un sistema di gioco contro il quale gli avversari si sono adattati in tempo 3 partite. Ed è un sistema di gioco che si basa molto su quello che è la qualità individuale del calciatore. Non c'è una grandissima costruzione di gioco, non c'è, perché non c'è una costruzione dal basso, non c'è quello che fa magari tornare alla mente quel Milan che 3 anni fa si permetteva il lusso, anche in emergenza di infortunio, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, siamo stati anche in emergenza infortuni con 9 giocatori, si permetteva il lusso di insegnare calcio alla squadra avversaria, si permetteva il lusso di andare a giocare in trasferta e vincerle tutte, perché quel Milan lì, quello che aveva il gioco, quel fantomatica parola vuota che in questo caso però ha dei connotati molto ben definiti, quel gioco del Milan di ripartenza, di costruzione, di aggressività ragionata e adattata all'avversario, come era stato in occasione di quell'Atalanta-Milan per la prima volta con Teo in mezzo al campo, per andare contro le specifiche qualità dell'Atalanta, e poi l'abbiamo portata all'eccesso. Quella volta lì, quel Milan lì aveva sì spirito innovativo, questo non ce l'ha avuta più, questa sorta di idea che abbiamo avuto in quest'anno è un'idea povera, scarsa di contenuti, è un'idea che è stata letta subito, ed è un'idea soprattutto che si basa su A. Ha voglia Rafael Leao, B. Ha voglia Christian Pulisic, C. La nostra fase difensiva deve essere impeccabile, perché esponiamo i nostri difensori a grandi rischi. Ora, siccome gli altri non stanno a guardarci, hanno già lavorato contro e ci stanno lavorando contro. Nelle squadre di piccolo livello siamo riusciti ad andare oltre a volte per le qualità dei singoli. Con le squadre di alto livello abbiamo pagato. Altra questione, questa sì caratteriale. Questa squadra fa un po' fatica a tirarsi fuori dalle sabbie mobili anche della partita. È una squadra che difficilmente in 10 viene fuori, fa estrema fatica. Lo ha fatto a Genova perché si è messo in prima persona Olivier Giroud. Oggi al 60° si è spenta,
e per l'ennesima volta è andato incontro a un'emergenza infortuni, perché anche ieri sera Jovic non c'è stato a un certo punto perché si è fatto male ancora prima di entrare. Non sappiamo come sta Fikayo Tomori, che è uscito un po' zoppo per un problema all'anca. Non c'erano gran parte dei giocatori offensivi, non c'erano nemmeno grandi ricambi in mezzo perché non c'è Loftus-Cheek, perché Krunic è appena tornato, abbiamo visto quante difficoltà fa, eccetera, eccetera, eccetera. Ancora una volta paga dazio alla emergenza infortuni, che non deve essere nascosta, va lavorata, va migliorata e va tolta. Non va bypassata o ci va giocato sopra all'emergenza infortuni. Cioè, non è che perché per caso siamo bravi a vincere 3-4 partite, allora, ma sì, avete visto tanto che problema c'è, erano infortunati e abbiamo vinto lo stesso. No, perché si paga dazio, l'abbiamo pagata sempre dazio all'emergenza infortuni, a volte di più, a volte meno. Adesso la stiamo ripagando un'altra volta. Speriamo di non dover andare avanti, di chiuderla qui, questa emergenza infortuni, anche se purtroppo il momento dell'anno è sempre quello, ovvero fine settembre, ottobre, parte centrale, strascichi a novembre. Speriamo di non fare come 3 anni fa che abbiamo avuto pure la crisi di dicembre. Cerchiamo di chiuderla qui, la questione. Ora, siccome arriva il Napoli, che è squadra di livello tecnico superiore alla media, se pensiamo di andare in campo, come ha detto anche Fabio Capello, giocare 3 contro i 3 davanti del Napoli, come fatto con i 3 del Paris Saint-Germain, il rischio è quello di andare incontro all'ennesima brutta figura. Spero quindi di vedere degli adattamenti, che non vuol dire snaturarsi, adattarsi. Vuol dire cercare una pressione alta? Sì, può essere anche un'idea, ma se la prima pressione fallisce devi essere subito bravo a ricompattarti, non continuare a fare pressione alta. Vuol dire ad esempio giocare sulle difficoltà degli avversari, vuol dire giocare qualcosa di diverso che non sia semplicemente palla Maignan, come è stato ad esempio in Paris Saint-Germain Milan nel secondo tempo, e provare a cercare Raffaele Leao, Pulisic, Olivier Giroud. Insomma, mi aspetto qualcosa di più da tutti, perché il Milan non può appiattirsi sul livello dell'avversario, ovvero livello medio-basso va, livello alto si rischia. E non va bene perché bisogna tornare a essere una squadra che è competitiva al 100%, non solo soltanto quando o il singolo sta bene o l'avversario te lo concede. Questo non può essere sicuramente qualcosa di buono, ma soprattutto vanno chiarite le cose dentro lo spogliatoio, perché quello che ha detto Davide Calabria alla fine un po' fa trasparire che ci sia qualcosa che non sta anche quadrando all'interno dello spogliatoio, quindi va messo subito una pezza e non deve essere solo e soltanto Zlatan Ibrahimovic, perché Zlatan è sicuramente un ottimo palliativo, è un ottimo medicinale. Come abbiamo visto da 4-5 anni a questa parte, è forse quello che realmente tira fuori il meglio da questa squadra, Zlatan. Ma non può essere la scusa di tutti i mali o la panacea di tutti i mali, assolutamente no, non può essere lui. E soprattutto a questa società, Milan, serve qualcuno che di campo ne capisca per davvero, qualcuno che il campo lo mastichi e che soprattutto sappia capire realmente se c'è qualcosa che in campo non stia andando per provare a correggerlo con chi di dovere. Quindi servirebbe anche qualcuno che oltre alla questione manageriale mastichi anche un pochino di calcio vero e proprio, perché stiamo facendo questo, il Milan è una società di calcio, gioca a calcio e al di là di tutto ha bisogno di una persona che il calcio lo mastichi. Non faccio un nome e un cognome, perché di persone che masticano il calcio ce n'è a dismisura nel mondo del calcio, ma serve qualcuno che questo sport lo capisca per davvero e capisca se ad esempio sta facendo qualcosa che in campo l'allenatore sta sbagliando o il singolo sta sbagliando e lo va a correggere, ne parli e lo va a correggere. In questo momento, onestamente, se mister Stefano Pioli sta sbagliando, non c'è nessuno, passatemi il termine, tra virgolette, alla sua altezza, che capisca calcio come lo può capire il mister, che può andare a parlare all'altezza dell'allenatore e a dirgli c'è questa cosa che forse sta cambiando le nostre sorti, meglio cambiarla. Servirebbe una figura del genere, oltre a Zlatan Ibrahimovic. Io sono arrivato in chiusura di questa sorta di editoriale, grazie per avermi seguito nel caso fino a questo punto, lasciate like e poi ci ritroviamo con tutti il resto degli appuntamenti di Radio Rossonera. Buona giornata, buon giovedì.